Sono la mamma di Daniele Franceschi, il ragazzo morto nel carcere di Grasse il 25 d'agosto, morto per un infarto. È stato arrestato per una carta di credito clonata. Dopo 6 mesi, come punizione, insomma, non si sapeva ancora quanto tempo gli dovevano dare per restare dentro. E ho passato dei momenti terribili, fra il dolore, la rabbia. Dopo 1 mese e mezzo sono andata laggiù a Grasse, al carcere, dove ho manifestato per Daniele e sono stata anche malmenata, con 3 costole rotte, e poi ho combattuto sempre portando avanti questa battaglia, ma senza risultato. Poi mi sono stancata, sono andata a Parigi davanti all'Eliseo e mi sono incatenata. Ora il 25 d'agosto, quando faceva 1 anno l'anniversario di mio figlio, ho preso questa decisione e guarda caso dopo 5 giorni è arrivata la perizia. Dopo 1 anno di buio finalmente siamo riusciti ad avere un po' di verità, diciamo, e ci sono questi responsabili del carcere e io spero che sia fatta giustizia. Ora il 15 di settembre andremo a Nizza a parlare con il console e ci metteremo d'accordo con l'avvocato francese Febraro. È italiano. Era andato nella cella insieme a Daniele. Quando Daniele si è sentito male, lui racconta tutta la storia di come era tanti giorni che mio figlio si sentiva male. Non è che il mio figliolo ne ha preso l'infarto lì per lì, era 15 giorni che stava male, andava da dottori e gli davano gli antidolorifici e gli davano il Sublex che lo faceva dormire e col dolore davanti al petto. Dice, questo ragazzo ha preso perfino a calci la cella per chiedere soccorso. E addirittura l'infermiera gli ha risposto, dice, l'abbiamo già guardato stamattina, dice, gli abbiamo dato le medicine, va tutto bene. E il ragazzo dopo, quando ha visto che invece mio figlio non ce la faceva più a respirare, respirava male, non ce la faceva più neanche a parlare, lui ha preso il coso, ha cominciato a dar calci, è venuta una guardia e gli ha detto, ma che c'è? Dice, questo ragazzo sta male, sta per morire, ma non lo vedete? E lui mi ha detto, dice, ora quando c'ho tempo chiamo il dottore. Ha capito? Cioè è tutto scritto nella lettera qui. Siccome lui in 1 anno mi aveva mandato tutte queste lettere e non vedeva le risposte, dice c'è qualcosa che non torna. Allora che ha fatto? Ha scritto e l'ha data alla madre quando è uscita. Dopo, quando è arrivata a Genova, l'ha spedita. E mi è arrivata questa lettera. C'era il numero di telefono della mamma, che mi mettesse in contatto con lei. L'ho fatti vedere al canale 5, lì che sono rimasta fregata perché gli avevo detto di non prendere il nome e invece l'hanno preso, si vede, l'hanno ripreso e laggiù l'hanno visto, si vede sul computer. La madre era disperata, ma quando mi ha chiamata al telefono mi ha detto, signora, io ho paura che gli succeda qualcosa perché loro sono furbi, dice, lo fanno picchiare magari dai detenuti, gli fanno qualcosa perché gli promettono qualcosa, capito? E questa donna sta col patema. Io quando sono andata a Parigi la prima cosa che ho fatto dall'ambasciatore ne l'ho detto, ho detto fate qualcosa perché io ho paura che succeda qualcosa anche a questo ragazzo. Ma anche lei ha paura, non vuole che la chiami sul cellulare perché ha paura che il mio cellulare sia sotto controllo. Sono l'avvocato Aldo Lasagna, uno dei legali della signora Cira Antignano, insieme alla collega Maria Grazia Menozzi e i nostri referenti francesi. C'è stata finora una inestricabile serie di lacune, di omissioni, di negligenze da parte delle autorità francesi sul caso. Finalmente ci siamo incamminati su quel sentiero che dovrebbe, nei nostri auspici, nelle nostre aspettative, portare finalmente al conseguimento di verità e giustizia. C'è stata questa novità clamorosa, rilevante, della superperizia depositata dal giudice istruttore francese che sta seguendo il caso, superperizia che ha rilevato questa catena impressionante di incurie
che si sono verificate nei fatidici momenti che hanno portato al decesso del povero Daniele e sui quali ci auguriamo che l'autorità francese voglia fare completa luce. Nello stesso tempo dobbiamo lamentare però una assoluta mancanza da una parte delle autorità francesi sul piano della collaborazione con gli inquirenti italiani, perché parallelamente all'inchiesta francese, all'istruttoria francese, vi è un fascicolo aperto in Italia presso la Procura della Repubblica di Lucca, dopo che il console italiano di Nizza, competente, all'epoca aveva inoltrato un esposto denuncia ipotizzando la morte violenta per ragioni misteriose di un cittadino italiano all'estero. La Procura di Lucca, territorialmente competente perché il povero Daniele ovviamente era residente a Lucca, ha aperto un fascicolo titolo conoscitivo. Ebbene, le autorità francesi non hanno risposto in alcun modo alla richiesta di rogatoria inoltrata avanzata dagli inquirenti italiani. Non un documento è stato inoltrato, spedito, fatto pervenire dalle autorità francesi agli inquirenti italiani. Si sono infittiti anche casi di segnalazioni, di denunce che sono pervenute al nostro ufficio su casi di cittadini italiani all'estero che lamentano una serie di abusi, di prevaricazioni che avrebbero sofferto subito all'interno del carcere di Grasse. Proprio ieri la telefonata di un cittadino italiano il quale mi ha dichiarato, mi ha confessato di essere stato detenuto per alcuni mesi per un reato di bancarotta all'interno della struttura penitenziaria dell'istituto penitenziario di Grasse. A mia precisa domanda lui ha coniato questa definizione: avvocato, ho un terribile ricordo di quei giorni di detenzione, ero trattato peggio di quanto venissero trattati all'epoca negli antichi bracci medievali. Ulteriore particolare, ancor più sconvolgente, gli organi di Daniele Franceschi non sono stati ad un anno di distanza restituiti alla famiglia e si trovano ancora disseminati sul territorio francese. Ne ignoriamo le ragioni.